Questa settimana l'Arte del Vangelo presenta il battesimo di Gesù. Cominciamo con Piero della Francesca, battesimo di Cristo, realizzato attorno alla metà del 1400 e ora alla National Gallery di Londra in Gran Bretagna. Realizzata su commissione di Ambrogio Traversari, priore dei Camaldolesi di San Sepolcro, città natale di Piero, l'opera sarebbe dovuta essere la parte centrale di un polittico che sarà completato solo dopo 20 anni e da un altro pittore. Traversari aveva partecipato al Concilio di Firenze, che realizzò una purtroppo effimera riunione delle chiese cattolica e ortodossa. Il dipinto è immediatamente successivo alla conclusione di quel concilio. La tavola è stata ritrovata nella sacrestia del Duomo di San Sepolcro solo nel 1858 a opera di un inglese, tramite il quale è poi giunta alla National Gallery di Londra. Gesù sta per essere battezzato nel Giordano a opera di Giovanni. Su di lui scende lo Spirito in forma di colomba. In secondo piano un uomo si sta svestendo o forse rivestendo in preparazione del rito o subito dopo di esso. Dietro di lui 3 uomini in abbigliamento greco. Uno indica la colomba dello Spirito. Forse è un riferimento al Concilio di Firenze, oppure un omaggio a un affresco perduto di Pisanello e un suo disegno è conservato al Louvre. Probabilmente anche i 2 angeli che si tengono per mano alludono alla riunificazione delle 2 chiese. A sinistra di Gesù una città, San Sepolcro, che evoca Gerusalemme. In primo piano un noce, che evoca il luogo, Valle di Nocea, dove i pellegrini Arcadio ed Egidio, tornati dalla Terra Santa, fondarono l'abbazia, nucleo originario della città. La struttura del dipinto, capolavoro della prospettiva, è basata sui solidi chiamati platonici, perché citati dal filosofo greco nella sua opera Timeo, come la trama razionale nascosta nella realtà sensibile, nonché collegati ai 4 elementi fuoco, aria, terra, acqua e all'universo intero. Nel dipinto ovviamente sono rappresentati in forma piana, ma noi dobbiamo immaginarli a 3 dimensioni e sono tutti presenti. Ad esempio, le diagonali del quadrato si incrociano all'ombelico di Gesù. La colomba è al centro del cerchio e le sue ali sono sul diametro. L'asse verticale centrale intercetta la colomba, la coppa del battesimo, il corpo di Gesù. Dunque, il battesimo di Gesù, che inaugura la sua predicazione, rappresenta l'Axis Mundi, il centro del mondo. Se il diavolo è letteralmente colui che divide, Gesù è colui che riconcilia. Natura umana e natura divina, cielo e terra, Chiese ortodossa e cattolica, gli uomini con Dio e con il creato. Di Dirk Kravets presento il battesimo di Gesù a opera di Giovanni, nella chiesa di San Giovanni Battista a Gouda, nei Paesi Bassi. Kravets
pittore di vetrate olandese, famoso soprattutto proprio per le vetrate di questa chiesa, è esponente di una famiglia di artisti. Quest'opera, dedicata al battesimo di Gesù a opera di Giovanni, è stata la prima vetrata a essere reinstallata nella chiesa nel 1555, dopo il grande incendio che l'aveva devastata nel 1549. Come abbiamo avuto modo di notare anche in precedenti commenti, la chiesa di San Giovanni a Gauda è un unicum, perché nel passaggio da chiesa cattolica a chiesa protestante le vetrate non furono distrutte, ma anzi furono completate. Paradossalmente ospita perfino le vetrate dedicate a due personaggi che si sono aspramente combattuti: Filippo II di Spagna, asburgico campione del cattolicesimo, e Guglielmo il Taciturno o di Orange, il capo della rivolta protestante contro i medesimi Asburgo. Gesù si sottopone al battesimo di Giovanni assumendo completamente la dimensione umana, nonostante l'iniziale ritrosia del cugino. Lo spirito in forma di colomba all'interno di una grande luce si posa sopra di lui. Giovanni ascolta la voce divina che proclama: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». È la buona notizia della salvezza, della riconciliazione. Se in Piero della Francesca la Chiesa si riconciliava con quella ortodossa, in Crabet si riconcilia con quella protestante. Purtroppo né l'uno né l'altro auspicio si sono realizzati e lo scandalo della divisione tra i cristiani mina la credibilità del loro annuncio. Ma in questo battesimo e nell'inizio della predicazione evangelica di Gesù possiamo intravedere il compiersi della promessa, una riconciliazione nel cuore dell'uomo tra fratelli e sorelle con il creato e con Dio. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo, al capitolo 3, versetti 13-17.